Pfeiffer vede al buio perché la sua mente di artista genera gli spazi dove il corpo edificherà l'opera. L'occhio della mente, attraverso la sua visione, feconda lo spazio della creazione. Disegna il perimetro della forma nello spazio virtuale dell'idea. Per concentrarsi, gli occhi si chiudono perché le immagini del mondo non interferiscono, non diluiscono ciò, idea o forma, che sta nascendo. Il corpo partecipa, fissando le sue percezioni sullo schermo della mente, in attesa di farne materia sensibile di costruzione. La luce è sorgente, fonte di vita per tutto il mondo, per la terra, per tutti gli esseri umani e essenzialmente per farci crescere, altrimenti non crescono le piante. Insomma, quindi la luce è una cosa assolutamente necessaria per la vita in terra. La luce crea ombre e quindi è solo da lì, dalle ombre, che noi vediamo le forme. E qui entriamo nella parte dell'arte, perché se ho un'architettura, ieri ero lì a Catania, vedevo una chiesa nella penombra e con tutte le sue forme particolari era molto bello vedere la sua forma attraverso le ombre che c'erano. I primi anni 90 ho cominciato a fare dei graffiti in modo particolare, graffiti su pellicola, e ho preso delle diapositive non esposte ma sviluppate che erano nere e praticamente me le prendevo, le giravo e sul dietro io facevo il graffito con un ago ad occhi chiusi. L'idea era di cercare l'origine di un'opera, l'origine di un'idea, l'origine di qualche stimolo, di una forma, l'origine della scelta di un colore, origine di uno scritto, di parole, insomma. Le installazioni di luce per me sono cominciato con un lavoro nel 2000 dove mi hanno chiesto di fare un intervento nell'ospedale del monastero dei Cistercensi a Eberbach in Germania, uno spazio enorme. Poi in questo periodo mio fratello mi aveva raccontato che facendo le sue ricerche sul legno, aveva scoperto che l'albero della robigna aveva, tolto dalla corteccia e tolto 5 anelli di vita, aveva una superficie, un effetto fluorescente. E sono andato col forestale nel bosco, ho tagliato 40 alberi, ho fatto quindi una radura e ho riportato questi alberi dentro il monastero, in questo spazio dell'ex ospedale. Il tutto questo ho illuminato con le lampade di Wood. E questo ha fatto un effetto incredibile, perché quando si entrava in questo spazio dell'ex ospedale, gli occhi si dovevano prima abituare a questa nuova realtà, poi piano piano questi alberi luminosi uscivano fuori dal buio e si facevano presente, si facevano vedere.
Per spiegare bene quali sono state le prime sperimentazioni sul luogo, parlo della mia prima opera di land art fatta nel 1985 nel sud della Francia. Ho scelto di raccogliere le pietre che in realtà erano accumulate sui muri intorno ai campi e le ho rimesso nel campo, dandogli la forma di un triangolo. Tutto questo parte dal cortile di una cascina, dove anche lì ho fatto una breccia nel muro, quindi questa forma di cuneo dinamica che esce fuori dal cortile, quindi dalla sua protezione, dal suo recinto, diciamo, no? Quello che lo tiene fermo, e si libera in un cammino fuori dal recinto. Lì il triangolo praticamente appare come un cammino che continua. Il rapporto delle mie installazioni con l'architettura è la ricerca di un dialogo di storia. Quello che sto cercando è comunque di arrivare, di accedere a questa memoria, a questa conoscenza collettiva che ci sono in tutte le cose e tradurre qualcosa di quello che ho sperimentato lì con il mio linguaggio, con un'opera d'arte. Quindi entro in una chiesa, faccio il sopralluogo, è una cosa abbastanza importante in tutte queste cose, di cercare di comprendere, di sentire qualcosa che è stato, qualcosa che magari non si vede ma è lì, perché ognuno ha con una certa intuizione riesce a captare, sentire storie nascoste di uno spazio. È una bella sfida di entrare in dialogo con questo spazio. I miei materiali principali, perlomeno lo erano, e sono tuttora il filo e il mattone. Sono stati la mia partenza. Dopo quella prima opera land art in pietra, ho cominciato a fare tante opere con i mattoni. Forse perché in fondo sono anche un muratore, un artigiano, perché al periodo a Pietrasanta, quando stavo lavorando il marmo, ho fatto un lavoro con i muratori del paese e con queste mezzane poi ho creato altre opere che hanno stimolato tutto un mio percorso. Poi si è aggiunto il filo, quindi una cosa leggerissima che mi ha permesso di unire da un lato forse l'architettura e dall'altro il mattone, che lo tengo tramite questi fili. E quindi creare un dialogo tra l'architettura e un corpo che io aggiungo, un materiale che io aggiungo. Una delle espressioni fondamentali forse del mio lavoro è proprio l'equilibrio precario, che io esprimo in tanti lavori. L'equilibrio precario delle cose, della vita in generale, del mondo intero, perché come vediamo tutti i giorni, a volte camminiamo veramente, si dà l'idea di camminare sul filo del rasoio. Quindi, per esempio, come l'installazione, la soluzione lirica con la Torre di Pisa, questo è un esempio clamoroso, no? Dell'equilibrio precario che è sempre di più accentuato nel corso del tempo, nei secoli, no? Sempre più inclinato. Poi abbiamo, come il lavoro che ho fatto ora sull'Etna, abbiamo l'Etna che è in continuo movimento, non si sa mai se viene a scoppiare, che ci fa capire che tutto è vivo, tutto è in movimento
e dobbiamo sempre aspettarci che ci sono dei cambiamenti in corso. Una parte importante è questo dialogo con lo spazio, chiaramente, ma con il suo contenuto interiore, che sarebbe tra materia e la immaterialità, no? Quindi, come vediamo per esempio qua, i fili mi fanno da conduttore, mi fanno da medium, da veicolo di portarci da qualche parte, perché da un lato io metto un oggetto, metto queste vasche pieno di materiali che possono essere, come in questo caso, dei truccioli luminosi che sembrano sempre fonte energetiche, fonte di energia, e che ci portano con lo sguardo in alto, ma è simbolico per la spiritualità, se vogliamo, per concludere una parte essenziale è questo viaggio interiore che noi intraprendiamo, o che io vorrei provocare di intraprendere, un viaggio dal fisico allo spirituale.